Bene ragazzi, se vi accomodate, grazie anche ai fotografi, non vorrei che si rovinassero le macchine fotografiche a furia di fare foto, grazie. Bene, una volta che tutti i colleghi si sono seduti, possiamo cominciare dando la parola al direttore del Museo Reale di Capodimonte, Monsieur Bélinger, che ci farà gli onori di casa. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Presidente De Laurentiis, ho sentito i tuffi dire Rudy, ho sentito, quindi e c'est très bien. Rudy Garcia, un allenatore francese, benvenuti a Capodimonte. Grazie mille. Vorrei anche salutare il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo, il console di Francia che ha tenuto a venire stamattina, mi ha chiamata Lisa, nostra amica, e voleva assolutamente essere presenti. E poi l'amministratore delegato della GESAC, nostro main sponsor, Roberto Barbieri, anche un tifo, è veramente un fedele, quindi un tifo del Napoli. Da stamattina mi chiedono tutti perché il presidente De Laurentiis ha voluto venire a Capodimonte. La prima suggestione era perché abbiamo fatto campi di calcio per i ragazzi dei quartieri? È vero, li abbiamo fatti e sono molto molto frequentati. L'altra ipotesi era c'è un rapporto tra l'arte e il calcio. Io dico di sì. Possiamo parlare in francese per Rudy? No, non serve, grazie. Benissimo. Hanno studiato il francese perché all'epoca a scuola non si studiava l'inglese ma si studiava il francese, quindi io credo che molti di loro capiscano il francese. Poi voglio dire, la lingua napoletana è una contrazione anche del francese, no? Ci sono tante parole francesi nel napoletano. Ci sono tante parole che derivano dal francese. Non credo che siano dei mondi più internazionali che l'arte e il calcio. Il calcio è l'arte del balletto, è l'arte del gioco di scacchi, è l'arte della strategia, è l'arte della forza fisica, della grazia. E mi hanno chiesto anche quale sarebbe il quadro che dovrebbe essere associato a Rudy Garcia. E ho risposto, Rudy Garcia non è un'opera d'arte, è un artista. Quindi i giocatori sono opere d'arte, ma devo pensare a un artista e a Capodimonte abbiamo 49.000 opere d'arte, tanti artisti, è stato molto difficile di fare un rapporto tra lei e Capodimonte artisti. Ma l'invito a tornare a Capodimonte per vedere questa fantastica collezione. Poi c'è un legame ovvio con la Francia, non solo, come dice il Presidente, la lingua, ma sono 15 giorni che l'ambasciatore di Francia ha piantato un albero, una magnolia, per sottolineare e celebrare l'amicizia Napoli-Francia. Abbiamo ora al Louvre una mostra che si chiama Naples a Paris. Le Louvre invite Capodimonte. Napoli a Parigi, il Louvre invita Capodimonte. Abbiamo scelto 70 opere nell'immensa collezione di Capodimonte per ripresentare Napoli e Capodimonte. E devo dire che
è un anno di fortunata per noi, perché il Napoli, lo scudetto, la mostra, ha comunicato al mondo un Napoli che sia finalmente un Napoli vincitore, un Napoli di alta cultura, un Napoli di grande talento e non tutti i problemi che sono stereotipici che ci massacrano. Quindi, Presidente, grazie mille di aver pensato a Capodimonte. Per noi è una gioia, un onore e siamo così felici. Sylvain Bellégé, io vi ringrazio, la ringrazio per ospitarci in questo bellissimo posto, visto che è un posto regale. Allora sembra quasi che volessimo tutti quanti celebrare il risultato di quest'anno e stabilire un augurio di continuazione perché il Napoli in maniera regale, grazie anche al nuovo allenatore, possa procedere anche negli anni a venire e nella prossima stagione. Io saluto il nostro prefetto Claudio Palomba, che è qui presente, che è un grande amico del Napoli e che ringrazio per la sua presenza. Ringrazio anche Antonio Parlati, direttore del Centro Rai di Napoli, che è sempre affettuosamente a supporto delle nostre imprese. E cosa dire, Rudy? Vogliamo cominciare le danze? Cominciamo ringraziando anche il direttore di questa bellissima introduzione. Grazie mille, prego. Assolutamente. Tanto grazie anche a voi per essere venuti, sempre numerosi, vi ringrazio. Allora, Guido, cominciamo a dare la parola. Buongiorno, saluto a Garzia, benvenuto a Napoli, comincio da De Laurentiis, un presidente che ha vinto lo scudetto. Io comincerei, scusami. No, facciamo uno. Scusami Antonio, comincerei prima, mi sembra anche più educato, no? No, ma sono cominciare prima dall'allenatore. A me mi vedete ormai da 18 anni, io Non sono ci una cosa comune, quindi cominciamo un attimo da chi invece per primo, dai, ti voglio bene, lo sai che ti allora stimo. Faccio così, faccio una domanda prima al mister e poi ne faccio una anche a te se ti va bene. Assolutamente. Perfetto. Uno, che effetto fa? Due, cosa pensa di ottenere da De Laurentiis o cosa ha ottenuto come primo regalo? Il primo regalo è di stare qui con voi, di essere qui a Napoli, no? La cosa bella che arriva da me e che arriva anche dal Presidente sono le ambizioni. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per la loro accoglienza e poi vorrei anche fare i complimenti, no? Al Presidente, alla sua squadra, che sarà la mia tra poco, per quello che hanno fatto l'anno scorso, che è appena finito. Quando sono arrivato in città, che ho visto tutte queste bandiere, tutti questi striscioni, veramente mi sono reso conto che i tifosi, la città è molto fiera della sua squadra. E il mio obiettivo è che questa cosa succeda ancora nel futuro, diciamo. Semplicemente stavo per chiederti, un presidente che ha vinto lo scudetto, che obiettivo si è posto oggi? Beh, io l'ho già detto, secondo me lo scudetto è stato un fatto iniziatico, mi auguro, che avevamo cercato di anticipare negli anni precedenti, finalmente ce l'abbiamo fatta, speriamo che non sia soltanto un caso, ma che sia l'inizio di un percorso che una città come Napoli e i tifosi del Napoli meritano. E quindi adesso il nostro obiettivo è di provare a ripeterci e poi tu sei arrivato in finale di Champions. Semifinale, vabbè, speriamo. Guarda, non voglio essere presuntuoso, ti basterebbe arrivare in finale e poi uno se la giocherà, no? Che dici?
io ci metterei la firma, no? Salve, buonasera, Massimo Golini di Sky Sport. Una domanda per il nuovo allenatore del Napoli. Ovviamente avete parlato, lo ha twittato il presidente De Laurentiis, ci sono stati una serie di incontri prima del suo annuncio. Su qual è la base di partenza, quale sarà la base di partenza del suo lavoro pensando alla prossima stagione? Poi ovviamente una domanda anche per il presidente. Beh, ripeto quello che ho già detto sulle ambizioni, penso che ci siamo trovati con il Presidente su questo. Io quando inizio una competizione, qualsiasi sia, la gioco per vincerla. Ovviamente il Presidente ha messo la barra molto alto, perché ci sono anche club sulla Champions League, per esempio, che hanno aspettato 15 anni con tanti soldi per vincerla, anche con uno dei migliori allenatori da 7 anni. Però io non è che non sogno, quindi il sogno è vincere trofei. Io sono qua per questa cosa, l'ha detto il Presidente. Complimenti, perché dopo 33 anni, dopo Maradona, vincere lo scudetto è una bellissima cosa, però io penso che il Napoli è una squadra che ogni anno deve giocare a Champions e essere una squadra molto importante in Italia come lo è stata la stagione scorsa. Il Presidente ha dato vita a un casting molto lungo, ponderato, accurato. Le chiedo perché Garcia? Ma innanzitutto non ho dato il via a un casting molto lungo, questo è quello che ho dato in pasto a voi, perché altrimenti mi trituravate a ogni minuto della giornata, così almeno vi siete scervellati in maniera carina in una specie di gioco simpatico. Ma io mi sono dedicato per 3 settimane all'organizzazione della festa dello scudetto. Antonio Parlati, che è qui presente, ne è stato testimone. Siamo stati nei suoi uffici a preparare la scaletta di tutto quello che doveva accadere con gli autori. C'era un cambio al vertice della RAI, per cui abbiamo dovuto produrre noi e poi dare soltanto in licenza il segnale. Quindi è stato tutto un, generoso dare alla città, che lo meritava, perché non ci sembrava che la festa iniziata con Napoli-Fiorentina fosse sufficiente. Quindi abbiamo voluto organizzare un qualche cosa che poi sulla RAI ha raggiunto la bellezza di quasi 2 milioni di media di ascoltatori, con delle punte che hanno sfiorato il 30% al sud di share. Quindi non è poco. Ci è piaciuta molto questa cosa. Vogliamo farla ancora meglio negli anni prossimi, però è un appuntamento che noi vogliamo regalare alla città di Napoli e ai napoletani. Quindi diciamo che il 5 io ho cominciato a pensare al nuovo allenatore, quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11 giorni. E allora io ho cominciato a vedere un pochettino la mappa di quella che avevo dato in pasto a voi e ho cominciato soprattutto a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3, perché molti di quelli che vedevo avevano un 4-2-3-1 o addirittura avevano un 3-4-3 o avevano delle altre un 4-4-2. Allora per me era fondamentale mantenere l'assetto dei calciatori che avevamo. Ho detto noi non dobbiamo cambiare la squadra, quindi io devo trovare un allenatore che con il 4-3-3 ha fatto strike. E nella mia verifica aver visto che Rudy a Roma era arrivato per 2 volte secondo, mi pare un anno noi siamo arrivati terzi dietro a te, se non sbaglio,
e che addirittura il primo anno aveva iniziato con 10 vittorie consecutive, ho detto, ma questo signore fa il caso nostro. Poi ho visto addirittura che con Lione aveva sfiorato qualcosa di importante in Champions League. Voi lo sapete quanto io ci tengo alla Champions League, non perché creda in un torneo al quale io sono contrario, ma non per pensarla come Andrea Agnelli, assolutamente. Io dissi ad Andrea, guarda che la Superlega è una cosa completamente sbagliata, così come è sbagliata la Champions, così come è sbagliata l'Europa League, così come è sbagliatissima la Conference League. Ma lo sappiamo, la UEFA ha bisogno di attestati continui per poter essere rieletti. Allora però io non è che posso da solo modificare quello che si è incrostato nel sistema, però chiaramente la Champions è qualche cosa, è un parterre che mi permette di aumentare la riconoscibilità, l'importanza del brand Napoli nel mondo. Poi è chiaro che noi abbiamo sempre giocato il ruolo dell'innovazione, dell'innovatore. Avete visto con lo sponsor tecnico, io non ci ho pensato 2 secondi a vestire anche quel ruolo lì. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma credetemi, non è così facile, perché bisognerebbe cambiare il cervello di troppe persone. Non so se è sufficiente questa risposta, Ugolini. Sicuramente sufficiente. Aprite il microfono per cortesia. Eccomi. Sì. Sì, buonasera Garzia. Le volevo chiedere per cortesia qual è la cosa che la spaventa di più nel raccogliere l'eredità del Napoli di Spalletti e cosa le piaceva di più di questa squadra che ha vinto lo scudetto? E poi al presidente De Laurentiis, grazie. Io non ho paura di niente, a parte come ognuno di noi avere problemi di salute. Però, guarda, io penso che già ho fatto i complimenti per la stagione scorsa, però per i giocatori la cosa che mi interessa a me è la rosa e i giocatori. Questa vittoria in campionato deve dare tanto fiducia a ognuno di loro, però quando si inizierà la nuova stagione, la preparazione, andare in ritiro, eccetera, eccetera, riparte tutto da zero, diciamo, perché è molto difficile dire che senza fare sforzi, senza sudore, senza la collettività o il collettivo della squadra si può arrivare a grandi traguardi. Quindi da un lato i giocatori devono anche dimenticare che quello che hanno fatto. Salvo che, come l'ho detto, questa fiducia deve servire a rimanere umile e avere anche grandi ambizioni. Lavoro ci sarà, tanto, però la cosa che mi è piaciuto, visto che lei mi fa la domanda, è che io ho visto una squadra, non solo singoli di qualità, che ci sono ovviamente, però ho visto una squadra che giocava bene e soprattutto che difendeva anche tutti insieme. La rosa è ampia, quindi hai anche una panchina per risolvere delle partite, questo è importante. E quindi la cosa che mi ha rassicurato, e ripeto, ritorno su questo argomento, è che il Presidente è ambizioso. Vuol dire che se il Presidente è ambizioso mi darà una squadra di qualità e con una squadra di qualità penso che possiamo continuare a divertire i tifosi, perché una delle belle cose dell'anno scorso è che la squadra giocava bene e le mie squadre attaccano, fanno dei gol, fanno di tutto per gestire la gara, avere il possesso palla e poi fare un gol di più dell'avversario. Quindi lasciatemi il tempo di conoscere i miei giocatori, lavorare con loro
un bel tempo prima di iniziare il campionato e quando si parte a bomba, però dobbiamo arrivare fino in fondo anche con tante partite. Posso, Presidente, invece? Approfitto per dire, questa è la conferenza stampa di Rudy Garcia, non del Presidente. Allora, se ogni tanto vogliamo fare una domanda al Presidente, va bene, però le domande per cortesia che siano predominanti. Presidente, cosa ha detto a Garcia? Che resta Osimhen? Grazie. Ma non è che l'ho detto a Rudy Garcia, l'ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere. Poi se arrivasse un'offerta irrinunciabile per quanto riguarda, diciamo, la salute del Napoli, che è, diciamo, cara a tutti quanti, vedremo, valuteremo. Tanto benvenuto anche a Lorito, rettore della Federico II, e alla sua signora. DAZN. Buonasera, Davide Marino, DAZN. Intanto bentornato mister, una domanda per lei. Rieccoci dopo 7 anni dall'ultima stagione in Italia, nel mezzo Francia, Arabia Saudita. Che Garcia ritroviamo ora qui a Napoli? Grazie. Spero un Garcia con più esperienza, perché ne ho fatto un po' da quando sono partito da qua, però devo dire, come l'ho già detto pubblicamente, che è un vero piacere tornare in Italia, vero piacere arrivare qua nel sud dell'Italia, a Napoli. Non vedo l'ora di scoprire la città, forse mi metto un po' di baffi e un cappelletto, non lo so, però ne parlavo con il Presidente nella macchina. Il bello del mio mestiere è vero che lasci persone, amici dove sei passato, bene, ne incontri delle nuove, e questo è il bello della vita. Quindi poi dare il meglio del suo, lo so fare e lo farò qua. Mediaset. Buonasera mister, Carlo Landoni, Mediaset, bentornato in Italia dopo tanto tempo. E allora le volevo chiedere, lei raccoglie l'eredità di Spalletti, che ha portato dopo 33 anni lo scudetto qui a Napoli, che non si vinceva dai tempi del grande Maradona. Allora, questa è la sua sfida più importante? È una panchina più bollente o più stimolante? E se poi posso chiedere anche una domanda al Presidente molto velocemente dopo. Qualsiasi allenatore si siede per il prossimo anno sulla panchina del Napoli sa che il compito è alto, no? Perché quando hai vinto uno scudetto, per fare meglio devi ripeterti e non sarà così semplice, a parte se, come l'ho detto, i giocatori hanno in mente che devono dare ancora di più. Io arrivo qua e non è che vado a rivoluzionare tutto. Vediamo se la squadra assomiglia nella rosa a quella dell'anno scorso. Per se è così, non è che cambierò tante cose, però non è che non vado neanche a mettere il mio tocco. Questo lo farò. Per esempio, abbiamo parlato del 4-3-3, ok, ho vinto la doppietta a Lilla in 2011 con il 4-3-3, sono arrivato a Roma, ho fatto 2 volte secondo posto con il 4-3-3, ero anche prima in classifica la terza stagione a fine ottobre, e quindi dopo sono arrivato in altre squadre, Marsiglia, Lione, dove ho usato il 4-3-3, però ho anche usato altri moduli di gioco. Perché dico questo? Perché una squadra, un allenatore si deve adeguare alla rosa e trovare il modulo gioco giusto per la sua squadra. Sembra che il 4-3-3 va come dei guanti a questa rosa del Napoli, però oggi c'è la video, ci sono gli analisi video, ci sono delle staff che lavorano, che sanno come giocano una squadra, dei singoli della squadra, quindi la tua squadra deve anche sapere cambiare modulo gioco durante la partita o all'inizio di un'altra. Io voglio che i miei giocatori hanno anche una cultura tattica molto importante, perché? Ma anche per sorprendere l'avversario, e quindi c'è un po' di lavoro da fare su questo punto, sapendo che il mio modulo di base è quello, il 4-3-3, però io voglio dei giocatori intelligenti e che possono vincere senza essere sempre in un piano A.
Carlo, vai per il Presidente. Buonasera Presidente, le volevo chiedere, lei 3 anni fa quando prese Osimhen disse che sarebbe stato un Napoli osimeniano, adesso che ha lo scudetto sul petto e ha preso Garcia, con una parola, un sostantivo, che Napoli sarà? Ma guardi, io con Osimhen non mi sono sbagliato, con Rudy Garcia ho deciso, gliel'ho già detto, dal 4 al 15, quindi in 11 giorni vedersi a cena, scrivere i contratti, che i nostri, sapete, sono abbastanza complessi e lunghi, farglieli digerire, firmarceli e poi venire qui, ecco che gli 11 giorni sono passati, no? Quindi da parte mia c'è tutto lo slancio di un nuovo inizio, c'è tutta la consapevolezza di una fiducia immensa, perché l'uomo ha già dato, non è che deve dimostrare a Napoli chi è. E quindi secondo me noi dobbiamo stare un po' tutti calmini, lasciarlo lavorare senza mettergli nessuna ansia, nessuna fretta, senza mettere dei limiti. E poi c'è una bellissima canzone che dice sarà quel che sarà. Allora l'AP e si prepara l'equipe. Benvenuto Marco Caiano di AP. Le volevo chiedere, lei ha già parlato dell'asticella molto alta, e allora che cosa non si deve toccare di questo Napoli per rimanere in una posizione così alta? Prima di tutto la voglia, se i giocatori sono motivati come me, allora ovviamente saremo una squadra tosta che lotta, e quello, come spiegavo, dobbiamo stare attenti sul piano psicologico, che quando hai vinto forse ti puoi addormentare un po', però io sarò là per mettere la sveglia a tutti e farli ancora crescere, perché penso che ci sono alcuni giocatori anche giovani che possono dare molto e forse anche di più. Ognuno alla sua età può migliorare, io l'ho fatto e lo farò anche lavorando qua in questa bella piazza, e quindi io non so fare altro che lavorare con il mio gruppo, il mio staff, e fare in modo che la squadra sia competitiva, quindi faremo solo questa cosa. Allora l'equipe e a seguire l'AFP. L'equipe, conosco questo media, no? Buongiorno, faccio la domanda in italiano per rispetto dei colleghi, siamo a Napoli, normale. Rudy ritrova soltanto un giocatore che ha allenato in passato, però un certo Anghissà che con te aveva fatto ottime cose. Quanto sei contento, quanto è importante per te trovare Anghissà in rosa? E poi vorrei fare una domanda anche su Rudy al Presidente, grazie. Franck Zambo-Anghissà, sì, l'ho fatto esordire io a Marsiglia, quindi io lo conosco bene, c'est un peu mon petit, come si dice, un po' il mio piccolo, anche se è una montagna fisicamente, e sono molto contento di ritrovarlo. Lui ha fatto veramente un salto di qualità da quando è uscito da Marsiglia, perché era molto giovane. L'ultima partita che abbiamo fatto insieme penso che è la finale di Europa League contro l'Atletico Madrid, però è andato in Inghilterra, è andato in Spagna, e adesso con questa stagione dove ha dimostrato di essere un uomo molto importante non solo sul campo ma anche nello spogliatoio, ha preso... C'è uno di voi che ha detto che fa forse 7 anni che sono partito da qua, e lui l'ho lasciato forse almeno da 5, e quindi è un altro Franck, però sono contento di ritrovarlo. Lui sa che sarò ancora forse più esigente con lui, visto che lo conosco bene, e che anche lui può ancora migliorare, però è un bel piacere ritrovarlo, sì. Merci. Presidente, ha parlato di 10 giorni di chiacchierate con Rudy, ha parlato anche del fatto che si è ricordato cosa aveva fatto con la Roma, eccetera, ma un aspetto della personalità di Rudy che lo ha colpito in questi 10 giorni. Grazie. La sua spontaneità, la sua immediatezza. Veda,
sembrava che noi ci fossimo conosciuti da tempo, almeno dal mio punto di vista, e sembrava che ci fossimo già incontrati nel passato, idealmente parlando. Quindi io mi sono trovato in un meccanismo oliato, dove non c'è stata una minima difficoltà, ma soltanto la razionalità di illustrare ai suoi avvocati, a domanda-risposta, quello che ci chiedevano. Con lui c'è stata una cordialissima e immediata intesa, quindi secondo me tutto ciò era abbastanza, ma poi voglio dire, io sono nato il 24 maggio, quindi lui era ancora sotto l'influenza del segno dei gemelli, quindi come dentro di me io avrei potuto sbagliarmi? Sentivo che era la scelta giusta. Abbiamo la France Press e a seguire la radio ufficiale Radio Kiss. Bonjour Rudy. Buongiorno. Volevo sapere come secondo lei e quanto è cambiato il calcio italiano in 7 anni dal suo depart, e l'altra domanda sarebbe per sapere se lei ha fatto qualche domanda in particolare al Presidente sui giocatori e in particolare quelli che potrebbero partire. Grazie. Guarda che quest'anno finale di Champions League, una squadra italiana, finale di Europa League, una squadra italiana, finale di Conference League, una squadra italiana. Quindi vuol dire che il calcio italiano è tornato in alto in Europa e nel mondo. Questa è una bellissima cosa. Speriamo di portare in alto in Europa l'anno prossimo ancora i colori del Napoli. Io non ho avuto niente particolarità domanda al Presidente perché, come già l'ho detto, però per me è molto importante. È solo il progetto sportivo che ho sposato qua perché io volevo solo essere sicuro che il Presidente voleva ancora vincere trofei e quindi avere una squadra competitiva. Il resto non è stato importante. E quindi non ho avuto bisogno di fare delle domande al Presidente. So anche, perché sono nel calcio da un po' di tempo, che come l'ha detto il Presidente potrebbe che un giocatore ha un'offerta che non si può rinunciare e che se ne va, un giocatore importante, però nessun giocatore è insostituibile. Come si dice, Presidente? Insostituibile. Insostituibile. Quindi io ho fiducia non solo nel mio Presidente, ma anche nel settore tecnico del Napoli, la sua cellula di mercato che lavora tanto bene, perché nella squadra dell'anno scorso ci sono alcuni giocatori che hanno fatto benissimo e che quasi nessuno conosceva all'inizio della stagione, a parte il settore sportivo del Napoli che ha lavorato benissimo. Quindi lavoreremo insieme e faremo di tutto per fare una bella squadra. Radio Kiss e si prepara la Gazzetta dello Sport. Buonasera Garzia, ben arrivata a Napoli. Stamattina ho avuto modo di intervistare un suo ex giocatore, Balzaretti, che ci raccontava la sua Roma. Più parlava e più mi convincevo che questo Napoli è la squadra perfetta per lei. E magari. Beh, per come ce la raccontava, per l'atteggiamento, per gli esterni, per il gioco verticale e per come lei intende calcio, questo Napoli potrebbe veramente avere la sua pelle. Poi ho una domanda per il Presidente dopo. Lo spero. La cosa migliore per parlare di un allenatore per me sono i giocatori che ho avuto. E quindi Federico Balzaretti non era non solo un giocatore di talento, però è un uomo di qualità e soprattutto ha una anima quando giocava sul campo e adesso fuori campo, una bella anima. E quindi non solo il gioco, la strategia, eccetera, eccetera, ma anche lo spirito di squadra è molto importante. Quindi spero di trovare un gruppo, però ne sono sicuro
per aver vinto lo scudetto può essere solo un gruppo unito che ha la fede, che ha voglia di vincere, e questa cosa io la devo, non sono un cuoco per niente, però la devo tenere sul fuoco e farla vivere questa cosa, perché lo spirito di gruppo e la voglia di vincere ti fanno scalare, non dico vulcani, però montagne, sì. Presidente, in 11 giorni ha scelto Rudy Garcia. In questi 11 giorni quanto l'hanno colpita di Garcia la determinazione nel volere Napoli e l'ambizione che ha il tecnico nel tornare in Italia, per giunta nella squadra che è campione d'Italia? Sì, devo dire che non ho trovato delle diffidenze, né ho visto dei dubbi, il che mi ha reso in questa immediatezza felice della scelta. Quindi sembrava quasi che ci fossimo incontrati in maniera naturale. Gazzetta dello Sport. Buonasera e benvenuto da Maurizio Nicita. 2 cose volanti, poi un attimo se possibile il Presidente. Nella sua prima Roma colpì molto anche un certo Sabatini, che insomma non era l'ultimo arrivato nel calcio, la sua scelta di Gervinho. Allora volevo sapere se c'è secondo lei un giocatore con quelle caratteristiche importante per il suo gioco, o c'è nella sua testa, senza bisogno che ci dica chi, un altro Gervinho giovane. Altra cosa, se allora quando lei andò via dalla Roma si sentì con Spalletti, e se oggi ha intenzione di sentire Spalletti nel rapporto fra colleghi che ci può essere fra uno che entra e uno che esce. Grazie. Ma questo è l'occhiolino del destino, no? Sono stato sostituito da Luciano Spalletti a Roma e io arrivo dopo di lui, dopo la sua bella stagione qua a Napoli, ma penso che i giocatori come Gervinho ci sono già in rosa, quindi già facciamo in modo di prendere il tempo per me di scoprire i uomini dietro i giocatori, perché i giocatori ognuno le conosce, le vede in TV, però quando le alleni un po' ne sai di più su ognuno di loro, quindi non vedo l'ora di parlare con ognuno di loro, conoscerle meglio e sapere anche su che tasto devo spingere per essere vicino e motivare ognuno di loro, perché sono tutti differenti, vedere chi sono i leader della squadra, però talento c'è, quindi stiamo già lavorando ovviamente sulla squadra, vediamo chi rimane al 100%, chi potrebbe andarsene, e vediamo come migliorare la squadra, perché è sempre un miglioramento possibile. Quindi sono bei ricordi, però è tempo passato e adesso voilà, l'importanza è stare qua e iniziare a lavorare, perché non vedo l'ora. Presidente, buonasera. Che primarietà ci sono adesso sul mercato? Nel senso, Kim per esempio è una situazione che non dipende solo dalla vostra volontà, no? Adesso si aprono quella finestra, quindi se già avete qualche idea in più su quel piano, e se poi ritiene che la situazione Osimhen, al di là dell'incedibilità, se non ci saranno grandi offerte eccetera, va affrontata anche abbastanza, diciamo, primariamente sul fronte del prolungamento del contratto. Guardi, con Osimhen abbiamo già parlato prima che io organizzassi la festa del Napoli, che mi sembrava una giusta priorità, e quindi con lui siamo in linea di massima d'accordo nel prolungamento di ulteriori 2 anni di contratto. Poi per quanto riguarda gli altri giocatori è un qualche cosa che dovremo vedere, studiare con Rudy, anche perché voi sapete come io la penso, sono dopo tanti anni convinto che la preparazione nei ritiri sia fondamentale, e quindi noi abbiamo rifiutato di andare a fare il Gampert col Barcellona, abbiamo rifiutato di andare a Manchester con il Manchester United,
stiamo rifiutando molte proposte per rimanere nella seconda parte, che è quella diciamo di maggiore preparazione, quindi dal 28 luglio al 12 agosto stiamo interpellando un certo numero di squadre internazionali da far venire a Castel di Sangro per evitare di dover partire, giocare, rientrare e per fare un allenamento di una partita perdere 3 giorni. Quindi, poiché durante quel periodo ci si deve imballare, si deve mettere molta benzina o nafta dentro i vari meccanismi perché si possa durare il più a lungo possibile, non avere una sfiammata nei primi 10 incontri, ma avere la possibilità di una durata per tutto il campionato. Quindi per noi è importantissimo allenarci come si deve in questi 2 ritiri, il primo a Di Maro, il secondo a Castel di Sangro, e durante quel periodo ovviamente lavoreremo anche da prima, già stiamo lavorando con Rudy, abbiamo già cominciato oggi a tessere le maglie di chi potrebbe partire, di come sostituirlo eventualmente, se non, perché veda, il problema è che tu devi guardare negli occhi le persone, perché i contratti c'entrano poco, i contratti servono per le penali semmai, ma se io a un certo punto dico ma tu vuoi far parte della gloria del Napoli o pensi di andare su altre situazioni? Perché dopo la vittoria di uno scudetto, perché è stato un bene scegliere Rudy? E perché io devo ringraziare Spalletti di aver detto voglio avere un anno sabbatico? Perché dopo aver vinto una vittoria, un campionato dopo 33 anni di attesa, la sazietà ti può giocare un brutto scherzo. Ma se io ho un allenatore nuovo, un allenatore che sa come suonare le corde di quel violino e farlo diventare uno Stradivari, cercando di fare un'operazione su ogni singolo personaggio e cercando di dirgli bello, bisogna che ti svegli, non è che puoi stare seduto perché hai vinto uno scudetto, perché ne va di mezzo la tua credibilità. Io faccio sempre un discorso ai calciatori, dico voi da un lato siete dei dipendenti, dei lavoratori dipendenti, dei miei impiegati, dall'altro lato siete aziende che volete minimizzare la vostra valorizzazione, cioè il valore di quello che siete. Ma come pensereste mai, se mai fosse un vostro scopo quello di fare bene per poter approdare dove? Nelle 4 squadre più importanti del mondo? Ma se non vi impegnate, secondo me il vostro rating cala. Quindi un nuovo allenatore non può che cercare di riportarli alla dura realtà del lavoro quotidiano, dell'impegno, del rispetto di una bandiera nel gioco che c'è sempre nella rapportabilità col mondo dei tifosi. Perché io lo dico sempre, chi sono i nostri clienti? Noi lavoriamo per chi? Tutti quanti messi insieme, società, reparto sportivo, giocatori, per i nostri tifosi, per la nostra città. Auriemma, Tutto Sport, vai. Buonasera Rudy. Volevo chiedere una cosa sotto l'aspetto dell'impianto di gioco, vedendo anche come giocava la sua Roma, quando la linea di centrocampista è molto alta e
la riaggressione per recuperare il pallone in territorio avversario. Ho avuto la sensazione che De Rossi in quella Roma avesse un ruolo molto importante di raccordo tra la difesa che restava più giù e proprio il centrocampo. Ora è vero che tutti i calciatori sono sostituibili, però mi pare che in questo Napoli uno come Lobotka risulterebbe un po' complicato sostituirlo. Poi se posso avere il privilegio di fare una domanda anche al Presidente. Sì, anche se avevamo detto che doveva essere prevalentemente, però considerando anche l'anzianità di servizio di Raffaele Auriemma. Grazie per riconoscermela. Allora, partendo di una cosa ovvia, che ogni singolo dell'11 che inizia è sempre importante, anche se portiere, cannoniere sono importanti, però per me il cuore del mio gioco è sempre stato il centrocampo. E quindi anche la forza della squadra che ha vinto lo scudetto secondo me era anche questa. Non voglio parlare di singoli perché l'ho detto e lo penso, questa rosa ha anche dei giocatori forti che ti danno a te allenatore, soprattutto da quando abbiamo 5 cambi possibili che possiamo incidere sulla tattica. E quindi avere soluzioni sulla panchina è molto importante. Vero che lei ha fatto la domanda sul regista e Lobotka è un giocatore fantastico. Quindi voilà, mi auguro di trovare ancora in questo reparto giocatori che giocano in possesso palla, ma anche perché l'ho detto e lo penso, che difendono subito quando l'avversario la recupera e su questo ho visto sempre 11 giocatori l'anno scorso, sulle partite che ho visto, non le ho viste tutte, ma che correvano. Sono tante squadre oggi dove c'è una superstar o due che lavorano con la palla, però meno senza palla e che ti danno un po' di problemi per essere compatti. E il bello di questa squadra del Napoli è che ognuno corre. E è il mio compito di continuare a fare in modo che corrono sempre, con la palla e anche senza. Volevo chiedere al Presidente, oltre la logica dei numeri necessari, tra l'altro, che attestano il Napoli essere probabilmente la società più virtuosa d'Europa, quanto è cambiato il senso della conquista sportiva in Aurelio De Laurentiis dopo aver vinto lo scudetto quest'anno? Allora, scusami, intanto per Lobotka ti dico che noi ce l'abbiamo fino al 2028, quindi è chiaro che per noi è un capisaldo importantissimo e in squadra poi tu sai meglio di me che non è che possono giocare tutte e 55 le partite o tutti i 90 minuti più i recuperi di ogni partita, quindi è chiaro che bisogna avere anche delle possibili sostituzioni. Per quanto riguarda la mia competitività non è cambiato nulla, perché tu devi sapere che è difficile quando tu per una quarantina di Natali, prima con i vari amici miei Atto Secondo, poi addirittura con il povero Nuti Donne con le gonne, poi con i vari Qualamano o con i vari altri movie. Poi abbiamo imbroccato la strada delle vacanze di Natale, no? Quindi mi sono divertito anche delle volte a finanziare, per quanto riguardava il territorio italiano, dei film che venivano realizzati all'estero. Cioè il primo grande successo italiano di Pedro Almodovar lo fece con me, Tacchi a Spillo. Un grandissimo successo di Woody Allen, Pallottole su Broadway, lo fece con me. Che vuoi che ti dica? Di che altro ti posso parlare? Il Cacciatore di aquiloni, non ci credeva nessuno. Io ho fatto più in Italia di quanto non abbiano fatto gli americani negli Stati Uniti con un regista americano.
Allora voglio dire, la competitività in casa De Laurentiis è stato sempre un condimento naturale, quasi istintivo. Noi se non ci mettiamo in competizione durante la giornata con le cose complicate, più sono complicate e più ci eccitano. Quindi sai, il fatto che adesso la situazione si complichi, perché sai, dopo aver vinto uno scudetto, dice cosa puoi vincere di più? Puoi replicare, ma non basta. E allora che cosa c'è? C'è l'Europa, ma non basta. Allora che cosa c'è? C'è da cambiare questo mondo del calcio, c'è da cambiare tante cose nel mondo che non funzionano. Sai quante volte mi dicono, ma da anni, forse da 30 anni, che mi sento dire: ma perché non fai un po' di politica? No, perché a me piace il mondo dei contenuti e in politica tu non sei libero di combinare i fattori della produzione in maniera industriale. Magari si potesse fare in maniera industriale la politica, avremmo risolto tutti i problemi del mondo, ma purtroppo la politica è il gioco del compromesso. Ecco, io non sono, purtroppo o a ragione, l'uomo del compromesso. Il Roma. Buonasera, salve Garcia, benvenuto. Spalletti è stato anche un campione di comunicazione. Appena arrivò mise sulle pettorine dell'allenamento: abbiamo un sogno nel cuore, e il sogno è stato coronato. Oppure il claim solo per lei. Lei ha già in mente qualcosa per la sua presenza con il Napoli e per questi tifosi? Grazie. Non ho capito bene la domanda, però ripeto. La domanda era che Spalletti inventò subito una copy line che entrasse nella testa dei giocatori, la scrisse sulle maglie, la scrisse lungo le mura del centro sportivo. Vogliono sapere se tu pensi di dare anche te una tua personalissima, diciamo, slogan di incitamento alla squadra, affinché invece di essere ammosciati diventino sempre più cazzuti. Tu li potresti chiamare i cazzutissimi. Adesso capisco meglio la domanda. No, io rispondo solo con valori. Io ho dei valori e questa squadra le deve mettere in campo. L'umiltà, l'ho già detto, l'ambizione, il lavoro, perché non vai da nessuna parte senza sudore. E quindi ovviamente ci sarà il talento che può fare la differenza, però si gioca in 11 e la rosa è di 25. Ogni giocatore è molto importante. Ovviamente ci sono i big, diciamo, perché a voi in Italia ci piace usare alcune parole inglese, ne scherziamo anche su questa cosa a volte, però il giovane che arriva è molto anche importante, dobbiamo far crescere per fare che? Per avere questa voglia di essere della squadra del Napoli, no? Un senso d'appartenenza, così dite, no? Se non mi sbaglio. Questo è molto importante, perché sai, nel calcio attuale non è che ci sono nei club giocatori che hanno iniziato nel club e che rimangono nel club fino alla fine della loro carriera. Però per me è sempre importante la maglia che vesti e soprattutto lo stemma sul cuore, no? E quindi no, ma questo vuol dire qualcosa per me. Forse sono della vecchia generazione perché sono vicino ai 60 anni, forse quello. E quindi lo stemma, il colore della maglia e la maglia in se stessa per me va rispettata e quindi dobbiamo dare il meglio per questo. Vedete, scusami Nicola, ieri sera io vedevo Spagna-Croazia e devo dire che cos'è che mi ha colpito? L'attaccamento alla maglia di Modric, 38 anni,
si è fatto tutta la partita, si è fatto tutti e due i tempi supplementari, ai rigori ha segnato un gol meraviglioso. Quello deve essere l'esempio. Attento Presidente, perché diranno che prendiamo Modric. La Repubblica. Eccomi, salve, buonasera. Volevo chiederle, ha visto quelle bandiere in città, ha detto che le sono piaciute. Un consiglio da dare ai tifosi: le lasciamo un altro po' le bandiere lì o le togliamo? Non lo so, l'importante non sono solo i bandiere che sono in città, è il fatto che il cuore del tifoso napoletano di Napoli oggi è veramente orgoglioso e lo possono essere. Raggiunge questo senso d'appartenenza, perché lo scudetto che è stato vinto ovviamente già è del Presidente, perché mi sembra che quando il Presidente ha preso la squadra era in Serie C, no? Sbaglio Presidente? Non sbaglio? Non ha fatto la sua pubblicità, quindi è del Presidente e dei giocatori e di tutti i dipendenti che lavorano nel club, ma anche dei tifosi. Perché soprattutto dei tifosi, è un riscatto sociale. Io sono venuto a giocare al Maradona, che era al San Paolo all'epoca, e è tosto giocare a Napoli, perché il tifo è molto importante, è dietro la sua squadra e spinge la squadra e incide anche sul risultato. Quindi faremo di tutto per avere i nostri tifosi dietro di noi e, come l'ho detto, farli divertire. Speriamo, come si dice. Buonasera, innanzitutto benvenuto a Napoli. Lei ha detto che ha parlato ora dei tifosi. Lei nella sua precedente esperienza in Italia è stato a Roma, quindi due piazze che sono molto affini. La pressione, le attese, no, per calore Presidente, per calore. La pressione della piazza, le attese, lo scudetto sul petto danno più carica a Rudy Garcia, più benzina o più pressione? No, più benzina ovviamente, più carica, e spero che per i giocatori sarà lo stesso. Sarà molto bello portare in giro per l'Italia quella maglia di campione d'Italia, e quindi adesso il mio compito è di fare che il mio staff e i miei giocatori siamo all'altezza di questo. Salve Garcia, volevo sapere, intanto se ha avuto la possibilità di sentire, a parte Anghissà che conosceva qualche altro giocatore, cosa vi siete detti, e poi se porterà con sé qualcuno che fa parte del suo staff tecnico o se la società le metterà a disposizione altri professionisti. Grazie. Guarda che già nel club ci sono persone nello staff di qualità, ne conosco anche alcuni perché ho lavorato anche a Roma con uno di loro che è l'analisi video, e quindi faremo in modo di avere le competenze che sono già nel club e le competenze che io porto, che sono tre assistenti. Lo staff oggi è molto importante, io sono uno che penso che siamo più forti pensando a più persone che io stesso, anche se l'esperienza ovviamente ce l'ho io e la guida della squadra la faccio io, però lo staff è molto importante. Oggi si lavora molto in video e non solo sul fatto di conoscere bene le squadre avversarie, ma anche sul miglioramento individuale e collettivo della sua propria squadra. Quindi sono sicuro che faremo un bel lavoro, per un bel lavoro deve sempre essere finalizzato con un bel risultato, quindi punteremo a avere risultati, questo sicuramente. Allora ragazzi, ci sono queste bellissime sciarpe, se vi alzate sono appena arrivate. Rudy, io direi che ne possiamo mettere una per due, così risparmiamo e l'altra la mettiamo in vendita. Questa invece
Grazie. Poi dopo cortesemente diamo la possibilità. La possiamo aprire una per favore? Così si vede. Davanti. No, c'è stato questo. Una sola. Mi alzo, non so chi c'è dentro. Fermi, occhio al centro per favore, occhio al centro, anche la vostra sinistra, grazie. Mister Presidente, occhio al centro per favore. Per favore, solo Mister Presidente. Per favore, solo Mister Presidente. Solo voi due. Insieme, più vicini. Ok, fermi. Abbassate un po' la sciarpa che fa ombra, fermi. Al centro. Va bene. Grazie. Io direi che per buon augurio di mettergli anche questo. Solo lei. C'è il buco? Sì, non c'è il buco? Ah, mannaggia. No, che fai il buco? Aspetta, lo mettiamo sulla camicia? Sulla camicia. Eccolo. La prima medaglia. Ai, signora Longari. Eccolo là. Che è una calamita? No, bisogna infilare. No, è fatto. Eccolo lì. Bene. Ancora questo solo il mister lo lascia. Ok, solo il mister. Grazie ragazzi. Mister un attimo con Lui è calcio. Molto